Ecco la situazione di questa notte. Sono arrivato qui al tramonto, un bordello cosmico. La moto sta qui e ho dormito qua per terra. Stanotte ho indossato questo per proteggermi un po' dal freddo e dalle zanzare. Guardate che cosa mi hanno fatto, mi hanno massacrato. Cioè sto con l'Autan, col repellente, non gliene è potuto fregare di meno. No, il problema è che non c'è via uscita qua. Di là la strada è stata completamente tranciata dall'acqua, c'è un buco di 4 metri, ma manco a piedi si riesce a fare. Qua è un casino, di là peggio mi sento e sembrerebbe che l'unica è tornare indietro, ma poi tornare indietro di là vuol dire riprendere quel letto del fiume. Non lo so, vabbè, oggi non registro niente, ho bisogno di concentrarmi su come uscire da questa situazione. Allora, mettetevi comodi che ho una milionata di cose da raccontarvi. Allora, ieri a un certo punto ho interrotto le registrazioni. Io quando vedo che la situazione si fa complicata me ne strafrego del canale, di fare like, views e via dicendo, sbaracco tutto e mi concentro su portare a casa la pellaccia. Dove ho smesso di registrare, che tra l'altro sono caduto, non ricordo se stavo registrando in quel momento. Era una discesa bruttissima, ho messo male la ruota davanti, mi si è impuntata la moto, è andata giù, è andata pure una bella botta su un sasso con le costole e vabbè, cioè, ho molta fortuna con le costole. Continuavo a ripetere, ditemi che l'ultimo attraversamento di sassi è stato solo l'inizio. Vi dico soltanto che alle 6:30 ho alzato bandiera bianca, ho fermato la moto e mi sono messo a dormire sotto le stelle. Stavo seguendo una pista che si è rivelata infattibile perché nonostante con immani sforzi fossi riuscito ad attraversare l'ultimo fiume in secca, così per capirci, che però era una collezione di sassi, sabbia, briciolino, draghi, c'era di tutto. La banchina del fiume per risalirla è stata una roba fuori di testa. Quando finalmente ero convinto di aver ripreso la pista e che tutto si stava risolvendo, arrivo a un certo punto e scopro con grande disappunto che l'acqua aveva tagliato di netto la strada, c'era un crepaccio di 4 metri di profondità e 2 di larghezza, assolutamente impossibile da attraversare, nemmeno a piedi ce l'avrei fatta. Ho fatto un po' avanti e dietro, ormai era buio, ho cercato di trovare soluzioni alternative, niente, perché non vedevo a sufficienza. Quindi ok, ho trovato un giaciglio, c'era un po' di sabbia che si è resa finalmente utile invece che rompe sempre le scatole, quindi sono stato non morbido assolutamente, ma insomma manco coi sassi sotto la schiena. E vabbè, ho passato la notte a scacciare zanzare, come forse potete vedere dal sangue sulla... come si chiama sto coso, non lo so. Scusate, sono devastato. Tutto questo senza acqua, avevo finito l'acqua, me ne era rimasta un'altra cosina, una bottigliettina piccola in cui ho messo una chilata di integratori, crampi a non finire, e vabbè. Ho dormito credo 2 ore perché non pensavo che una zona totalmente disabitata, senza animali, senza niente, ci potessero essere centinaia di zanzare. Tra l'altro
zanzare geneticamente modificate, credo, perché mi sono messo tonnellate di autan, quello forte, non gliene poteva fregare di meno. Poi a un certo punto in lontananza sento dei versi di animali che non mi piacevano, quindi prendi il coltello, mettiti la torcia frontale in testa, pronto per accendere se succede qualcosa. Stamattina faccio colazione con un ricco mandarino che mi ero tenuto, per fortuna, sorseggiando singole gocce di acqua per non sprecarla. Comincio a fare un po' avanti e dietro appena sorge il sole, per cercare di capire che opzioni avessi. Tra l'altro non prendeva internet, quindi non potevo neanche approfondire le ricerche dal satellite e cose del genere. Insomma, la situazione è abbastanza spigolosa. A un certo punto ritorno lì dove c'era il crepaccio e mi accorgo che c'era forse la possibilità di scendere da un'altra parte e bypassare un pezzo del fiume. Comincio a spostare sassi per farmi la strada, era veramente al limite, e tra l'altro era one way, cioè se passavo non tornavo più indietro perché la discesa da cui venivo era infattibile, al contrario. Infatti non mi piaceva per nulla come situazione. Fortunatamente, proprio perché non mi piaceva, riprendo la moto, ritorno al crepaccio cercando di vedere, di guardare il più lontano possibile, e infatti mi accorgo che anche se fossi passato dall'altra parte poi non sarei riuscito a proseguire perché c'era un altro crepaccione enorme dopo. Quindi vabbè, ritorno indietro, ma ritornare indietro voleva dire farsi 20 km di letto di fiume, quello di prima, quello con i sassi, i draghi, la sabbia e tutto il resto. Non avevo altre alternative, non volevo premere l'SOS qui, non volevo arrendermi così. Devo essere sincero, la mia unica vera preoccupazione è stata l'acqua, perché per il resto, a parte quelle bastardissime zanzare, mi sono anche goduto la serata e avevo anche una certa, come dire, tranquillità addosso, che in qualche modo ce l'avrei fatta. L'acqua mi preoccupava molto perché poi ieri è stato molto caldo. Scusate, sono disidratato. La giornata è stata molto calda, io poi oltre alla fatica per fare tutti quei tratti che avete visto e molti di più, anche peggio, ho fatto chilometri a piedi per andarmi a studiare tutti i vari passaggi, simulare mentalmente il passaggio per capire se ce la facevo, quali erano i punti complicati, eccetera eccetera. Tira sulla moto, tra l'altro stanotte quando ho settato il campo, io non lo so che mi ha detto il cervello, stavo in mezzo a nulla, cioè non c'era nessun rischio né per me né per la moto, nulla. Alla fine mi sono messo a dormire un po' troppo lontano dalla moto, ho detto vabbè, fammela avvicinare, però non mi andava di accenderla e quindi l'ho spinta. Il terreno lì era cosparso di pietre, a un certo punto spingendola messa in punta, io ero totalmente privo di forze, sono messa in punta, boh, mi va per terra, quindi la rialza l'altra volta e vabbè, che manca? Ah sì, stamattina torno indietro con la coda tra le gambe, pronto a rifarmi tutto il fiume, cosa che poi in realtà ho fatto, ma mentre tornavo verso il fiume mi accorgo che la sera prima, per via del buio, della stanchezza, c'era una stradina che girava a destra stamattina, a sinistra ieri sera, e mi era completamente sfuggita. Non ce l'avevo sulla mappa, niente, tanto morì per morire. Quindi prendo questa stradina e, nonostante 1000 attraversamenti del fiume, ma diciamo rispetto a quello che ho fatto ieri, autostrada del sole, insomma mi faccio questi 20 e passa chilometri di fiume
un po' così, un po' brutto, un po' sterrato, bordo fiume, finché a un certo punto non arrivo in un paesino che neanche quello ci avevo segnato sulla mappa. Come arrivo al paesino prendo una stradina sbagliata che stava portata a casa di qualcuno, quindi esce di corsa un ragazzo che mi fischia e mi indica la strada giusta, al che gli passo vicino, mi fermo, lo ringrazio, gli faccio il gesto di bere, veramente ho le labbra tutte screpolate, ero veramente super disidratato. Da questo esce fuori con una tazza piena di acqua bella fresca, dopo un po' esce la mamma con una bottiglia d'acqua freschissima e me la danno, riempio la camelback, lo straringrazio tutto quanto e quindi niente, siamo di nuovo in pista. Io adesso ho prenotato un alberghino a Tata, a centinaia di chilometri da qui, adesso mi mancano ancora credo 5 km di sto cacchio di fiume, verrò a letto, anzi prima doccia, perché tra l'altro pure la sera prima non mi ero fatto la doccia perché c'era l'acqua fredda, non fa bene, mi devo riposare assolutamente, proprio bruttissimo, mi berrò 65 litri di acqua e domani pronti per ripartire. Ok, scusate il pippone lunghissimo, ma sono avvenute moltissime cose che non ho registrato e mi faceva piacere condividere con voi. Adesso, siccome faccio una fatica estrema sia a parlare che a guidare mentre parlo, vi saluto, vi abbraccio, baci ai pupi e ci sentiamo penso domani. Anzi no, un'ultima cosa la voglio dire, questa moto si sta rivelando una bomba. Quello che abbiamo fatto ieri è oltre ogni ragionevolezza, passava sopra le pietre come se niente fosse, si è arrampicata su delle salite verticali, veramente una roba fuori di testa, c'ho anche le gomme ormai mezze finite, un trattore inarrestabile, veramente super felice di essermela portata. Allora, fatemi capire dove devo andare. Allora, questo è il maledettissimo deserto che ho attraversato per venire, 25 km di bestemmie, quindi di là. Il navigatore sembra che abbia riagganciato. Ok, perfetto. Ok, 100 km, 130 minuti. Sì, 130 minuti, un'ora e mezza. Se piglio quel letto lo sfascio. Mancabile sterradino finale, bocco dritto per dritto. Freno. Madonna mia, sono devastato. Tutto asfalto d'ora in poi. Non voglio più vedere manco la terra. Io dopo gli entro veramente dentro.
No, senza dopo. La piazzola. Bonjour. Votre passeport? Hein? Passeport. Yeah. Tipo 7000 gradi qua. Vabbè, dopo il freddo di stanotte va benissimo. This is your Sì. Beh, dai, carino. 1.000 di gradi, ma va bene. Ho chiesto porzioni abbondanti, mi ha preso alla lettera.